Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio giardino di rose. Oggi parleremo della potatura delle rampicanti, nello specifico delle rampicanti climbers, e lavoreremo sulla Pierre de Ronsard alle mie spalle, che se volete ammirare in tutto il suo splendore potete andare a cercare sul mio canale il video sulla potatura estiva delle rose. Pierre de Ronsard è una rosa di una tenacia e una forza proprio particolare, perché non vi nascondo, nel mio giardino ho provato a scegliere il posto migliore per lei, perché le piace l'esposizione al sole, dunque ho fatto in modo che abbia il sole sia al mattino che nel pomeriggio, però sappiate che poi vi farò un giro di questo poco spazio che ho e che soprattutto si trova in mezzo alle radici di siepe. È una battaglia vincere un po' di spazio per le mie rose, e si è mostrato anche non molto carino da parte mia, perché non avendo esperienza non mi immaginavo che poi le radici delle siepe avrebbero invaso così tanto le radici della rosa, le stanno proprio soffocando. Dunque è molto importante scegliere la giusta location per la rosa e tener conto di tutte le condizioni che ha bisogno. E magari attenzione alle piante che poi successivamente scegliete, perché guardate alle mie spalle questo splendido esemplare che mi fa dei fiori gialli pazzeschi, quelli che profumano di limone e che tengono le zanzare lontane. Quando l'ho comprato era un ramoscello così, ho pensato che boh, crescerà 1,5 metri, dai, un arbustello. Invece è diventato un orso così, mai avrei pensato questa cosa, e ora non ci posso fare a meno, perché comunque diciamo un po' ingombra la Pierre de Ronsard, tanto sta che si è sviluppata di più di quest'altro lato, però provo a conciliarli tra di loro, perché non mi va di toglierla. Mi piace anche l'armonia dei colori che crea questa pianta, però effettivamente non è stata una buona scelta. Ma come dico sempre nei miei video, tutto ciò che vi presento è, diciamo, esperienza vissuta, sono cose che ho imparato dopo aver commesso i miei propri errori, anche gli errori che sono visibili come in questo caso. Allora, quando procediamo alla potatura di fine inverno per le rose rampicanti, come per le rose in genere, da metà gennaio fino a fine febbraio, e la scelta del periodo giusto dipende dalle condizioni climatiche, dunque dalle regioni dove vivete, perché idealmente nei pressi della potatura dovremo proprio evitare delle gelate che non farebbero proprio bene alle ferite delle piante. Un altro segreto che voglio assolutamente condividere con voi è che io annaffio le rose 2 giorni prima della potatura e poi non le annaffio più successivamente per i prossimi 4-5 giorni. Perché? Perché se io taglio i rami, accorcio tutto e poi do acqua alla pianta, la pianta assorbe con le radici e produce una quantità maggiore di linfa. La linfa che fa? Ah, adesso vado a alimentare tutti fino in punta, all'ultimo fogliolino, vado a dare da mangiare a tutti sti rametti miei. Ma poi a un certo punto trova la ferita e allora fuoriesce, perché lei viene pronta con l'energia, con la pressione per arrivare fino in alto, ma come l'alto oggi, da oggi a domani non c'è più, la linfa fuoriesce e noi vogliamo evitare questo. Dunque prima diamo un po' di giorni al taglio a curarsi un pochino, a chiudersi un pochino, e appena dopo annaffiamo la rosa. Quali sono i rami che eliminiamo per prima? Senza dubbio i rami vecchi, quelli che sono diventati legnosi, marroni, e non sempre dalla base se poi tutto il tronco è veramente esaurito, ma delle volte ci sono dei rami secondari che partono da quel principale, magari
vi ritrovate a 30 centimetri nel basso, che la rosa produce questo ramo nuovo per ringiovanirsi. E allora andiamo a tagliare dunque al nodo subito sopra il ramo nuovo, che poi così continuerà a svilupparsi, avrà le condizioni migliori perché non è più appesantito della parte, diciamo, vecchia del ramo. Qua alle mie spalle io ho una Pierre de Ronsard che è piuttosto giovane, ha 3 anni, dunque non ho niente da eliminare, però faremo una simulazione. Faremo finta che un ramo è vecchio e così vi spiego, vi faccio vedere ciò che vi ho appena detto. Tra poco inizieremo il lavoro alla Pierre de Ronsard, come vedete l'ho già coperta a ventaglio ampiamente perché la rosa ama essere arieggiata. Più le offriamo spazio, più è felice e ci ripaga con ricche fioriture. Vi dicevo, come vedete, che le mie rose sono in mezzo alle radici di siepe, ciò che non è per niente confortevole, per cui ultimamente ho cominciato a piantare tutto in vasi, come vedete, non badare al disordine perché sono in pieno lavoro. Vi faccio notare che oltre ad aprire a ventaglio, come prima cosa ho eliminato anche tutte le foglie vecchie, perché possono essere portatrici di funghi e uova di insetti dell'anno precedente, e così ho aiutato la pianta anche per non sprecare le energie per produrre delle sostanze che eliminano le foglie vecchie. Ci avviciniamo alla radice. Ecco, questo ramo nuovo io ho scavato per vedere se fosse un succhione o se parte dall'innesto, e ho visto che parte dall'innesto. Dunque, anche se è un po' sotto la pianta, io poi me lo tirerò con un bastoncino così, e dunque me lo tengo perché è un ramo giovane che nel futuro sostituirà uno di questi che invecchieranno. Allora, guardate, come prima cosa dobbiamo avere un'apertura dei rami, vedete, non sono uno sopra l'altro. Facciamo finta per esempio che questo qua fosse un ramo vecchio legnoso da eliminare, ok? Se è veramente tutto completamente legnoso marrone, lo tagliamo proprio dalla base dell'innesto, ok? Se invece, come questo qua, ha prodotto altri rami secondari molto importanti, vedete, giovani, a questo punto noi elimineremo soltanto la parte da qua in su, oppure possiamo decidere di lasciare solo questo, però sarebbe un peccato eliminare tutto il ramo perché qua è legnoso, invece c'è questi rami secondari che sono molto molto importanti. Allora, questi sono i rami base, dunque quelli che partono proprio dalla radice direttamente, ok? Li vedete, no? Ogni ramo base sviluppa anche dei rami secondari importanti che a loro turno sviluppano dei ramoscelli. Adesso lavoreremo su questo qua, ok? E vedremo come accorceremo gli speroni, perché questo consideriamolo un ramo importante, principale, diciamo, e guardate che c'ha vari speroni, altri rametti che partono, e bisogna accorciarli a 2-3 nodi. Prima di procedere ho assolutamente disinfettato le forbici con alcol in questo caso. Allora guardate, prendiamo il primo sperone, vi porto vicini, qua c'è un nodo, lo vedete, rosso, poi c'è un altro nodo qua sopra che va verso l'esterno, poi ce n'è questo che invece porta di qua dove già ho troppi rami. Allora io decido di accorciare a questa altezza. Attenzione, il taglio è sempre oblique a 2-3 mm sopra la gemma, e abbiamo ottenuto il primo sperone. Andiamo su, continuiamo il nostro tragitto e vediamo quest'altro sperone. Guardate quanto è cresciuto lungo. Vado e mi vedo un nodo all'esterno, il secondo è verso l'interno. Allora a questo punto mi fermo al terzo che va verso l'esterno, dove io voglio che si sviluppi il ramoscello successivo.
procedo al taglio. Mi sposto più su, trovo quest'altro e scelgo questo che va verso l'esterno, obliqua, qua mi trovo un altro, vado a fare il taglio qui. Potete anche accorciarlo a 2 a questa altezza. A me piace vedere più foglie, dunque anche una scelta. Mi piace vederli più pendenti. Allora li lascio anche a 3 ben volentieri. Ecco qua un altro sperone che parte da questo ramo e scelgo questo, lo vedete perché va verso l'esterno, taglio, obliqua. Su questo qua anche un ramo che si è allungato molto, vedete, ma io me lo lascio a questa altezza, proseguo, qui anche vado a tagliare a questo, a questa gema, lasciata un po' lunga, pac, accorcio nuovamente e poi qua guardate il ramo ha sofferto un pochino, è un po' legnoso e io decido di accorciarlo a questa gema da dove mi partirà un altro ramoscello. E guardate adesso come sta pulito questo ramo con gli speroni accorciati a 2-3 gemme, scegliendo la gemma che va verso l'esterno. Occupiamoci ora di questo ramo e puliamo, ricordatevi, tutti i rametti piccoli, sottili e quelli asciutti che non servono. Questo che anche verso l'interno della pianta è piccolino non ci serve. Questo anche è un piccolino senza nessuna energia. Qua vedo 2 gemme rosse, magari un fiorellino lo terremo. Qua cosa scegliamo di questo rametto? Guardate, anche c'ha tanti troppi nodi e io vedo questa gemma sana qua in alto e me la salvo. Questo qua è anche una biforcazione ed è il ramoscello diventa troppo pesante. Elimino uno, posso o eliminare questo, ok, e mi tengo qui che c'ho una gemma rossa così si allunga di più, oppure posso decidere proprio di tagliarlo qua dove c'ho questa gemma molto sana ed è ciò che farò. Andiamo al prossimo. Su questo ramo guardate ha fatto tanti piccolini. Qua posso rinunciare a tutto finché arrivo a questa gemma rossa e sana e così abbiamo creato uno sperone che mi produrrà ramo fiorente. Qua sopra è un ramo importante, vedete, che è nato, tuttavia questo me lo accorcio alla terza gemma che vedo che va verso l'esterno, eccola, poi il resto elimino. Questo invece, vabbè, questi sono proprio, questo è piccolino, non mi dà niente. Qua comincia a ramificarsi, per cui mi sa che io mi fermo a questa altezza e faccio fiorire questa gemma. Dunque un ramoscello un po' più lungo. Questo qua cosa le vogliamo fare? Forse c'è qua, c'è una gemma bella rossa, ecco qua, anche se ha una piccola curva, è l'unico punto che trovo. Qua invece sono 2 rami, vedete, questo e questo è quello giovane, invece questo è un ramo vecchio, guardate, pure sofferente. A questo punto io senza ombra di dubbio vado a lasciare solo uno, ecco, e questo lo libero. Qui sotto, vedete, ho questa gemma fantastica che lascio, che va verso l'esterno, ecco. Qua sopra questo piccolino, sempre i piccolini non produttivi, via, via, via anche questo. Cosa lascio? Questo anche è un ramo un pochino sofferente di ciò che vedo. E
Allora questo me lo taglio proprio da qui e lascio solo questo che mi fa una bella gemma qua, una qua verso l'esterno e la accorcio. Qua accorcio, qua elimino di nuovo perché è completamente secco, questo anche è piccolissimo e non ci aiuta, questo sta proprio, è un bivio e sta proprio lì sul ramo della siepe e non mi va bene. Di questo salvo, quanto salvo? Salvo questo pezzetto perché ho visto, vedete, queste gemme belle rosse. Qua invece questo è cresciuto così e qui è un po' vecchiotto, dunque mi fermo a questa gemma ed ecco abbiamo alleggerito e creato gli speroni anche su questo. Ah, ecco, questo era verso l'interno, manco l'ho visto. Su questo ramoscello, vedete, vi lascio questo che è verso l'esterno ed è rosso perché qua è tutto curvo in alto, non ci serve. Tac. Qua invece ho 1 e 2, il resto vedete che qua tanto è pure corto, mi creo dei rametti nuovi. Ecco questo sperone. Voilà. Arrivati a fine potatura conviene disinfettare la pianta. Io uso l'estratto di ortica oggi, però posso usare anche quello di equisetto. E molte persone mi hanno scritto per chiedermi se va bene il verde rame. Sì, il verde rame va bene, però attenzione alla quantità che mettete, perché per la pianta va benissimo, però contiene metalli pesanti che possono danneggiare i microorganismi che vivono nel terriccio. Dunque attenzione a non fare sgocciolare troppo verde rame. Eccoci alla fine del nostro lavoro di oggi. Spero che a maggio potrò farvi vedere una splendida fioritura seguito il nostro lavoro di oggi. E come avete visto io ho scelto di creare un ventaglio della mia Pierre de Ronsard, vederla più allargata, una murata più ampia possibile. Però certo si presta benissimo ad archietti oppure a colonnina, date proprio spazio alla vostra creazione. La Pierre de Ronsard è veramente una favola da avere in tutti i giardini. Bisogna portarle sempre elogio per quanto è splendente. Io vi ringrazio anche oggi per essere rimasti con me fino alla fine del video. Spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto sarei felice se vi iscriveste al mio canale. Un abbraccio grandissimo a tutti. Mua.